Ciao ragazzi, ben ritrovati, come state? Oggi parleremo di un argomento un po' noioso, lo so, ma veramente molto molto importante per costruire le basi del vostro italiano. Sto parlando degli articoli. Dovete sapere che in italiano ci sono molti articoli e anche qualche regola da seguire, ma se vedrete il nostro video sono certa che non avrete più difficoltà. Allora, prima di tutto qualche informazione generale sugli articoli. Essi non hanno mai un significato proprio. Cosa significa? Significa che non potremo mai trovarli da soli, ma sempre assieme ai nomi. Quindi, sempre, ecco qui, prima dei nomi. Precedono sempre un nome e ovviamente prendono dal nome lo stesso genere, femminile o maschile, e lo stesso numero, singolare o plurale. La loro presenza non va sottovalutata, è veramente molto importante, soprattutto in presenza di nomi invariabili per genere o per numero. Se prendiamo ad esempio cantante, in realtà va bene sia per un uomo che per una donna, quindi per capire se stiamo parlando di un uomo o di una donna abbiamo bisogno di utilizzare il cantante oppure la cantante. Stessa cosa per attività, che è uguale sia al singolare che al plurale. Avremo bisogno quindi di sottolineare che si tratta di un'attività piuttosto che di alcune, quindi delle attività. Ora, detto questo, dobbiamo considerare che ci sono tre diverse categorie di articoli in italiano. La prima è quella degli articoli determinativi, poi avremo indeterminativi e partitivi, che vedremo in seguito. Quando usiamo gli articoli determinativi, usiamo gli articoli determinativi per riferirci a cose o persone, appunto, determinate. Cosa significa? Significa persone, insomma, note, già menzionate in precedenza, che quindi l'ascoltatore può facilmente riconoscere. Per fortuna, ragazzi, l'unico articolo determinativo femminile singolare è solo la. Useremo sempre la casa, la strada, la rosa e via dicendo. Unica regola, se la parola comincia per vocale, allora una vocale alla fine di una parola e una all'inizio della successiva non andranno bene, perciò avremo bisogno di eliminare la A e sostituirla, ecco come vedete qui e c'è anche scritto qui, da un apostrofo. Quindi l'isola e non la isola. Unica eccezione se la parola comincia con IE, in quel caso la A rimane la iena, però questi nomi in realtà non sono molto frequenti in italiano. Vediamo invece cosa succede al maschile. Qui abbiamo due diverse possibilità, il oppure lo. Quando usare il, quando usare lo. Allora, usiamo il davanti a nomi maschili che cominciano per consonante, regola generica, tranne però, ovviamente, quei casi previsti da lo. Per tutti gli altri, il cane, il ristorante, il quadro. Quando usiamo invece lo, quando il nome maschile comincia per vocale. Quindi cosa succede? Anche qui, esattamente come per i nomi femminili, la O cade e al suo posto ci sarà l'apostrofo, l'albero. Poi useremo lo anche davanti a nomi maschili che cominciano per Y, X oppure Z, come lo yogurt, lo zucchero. Useremo lo davanti a nomi che cominciano anche per S più consonante, per esempio lo sport, e davanti a nomi che cominciano per gn, pn, ps, lo gnomo, lo pneumatico, lo psicologo. Infine useremo lo davanti a nomi che cominciano per I più vocale, come per esempio lo iato. Cosa succede invece al plurale? Al plurale il femminile sarà sempre e solo le. Da là avremo le. Le case, le strade, le rose e le, attenzione, si userà sempre anche davanti a nomi che cominciano per vocale, insomma non cambia mai, quindi le isole. Cosa succede invece al maschile plurale? Anche qui ci saranno due diverse possibilità. Useremo i come plurale di il, quindi in tutti quei casi in cui al singolare usiamo il, al plurale dobbiamo usare i cani, i ristoranti, i quadri.
Invece usiamo gli davanti a tutti quei nomi che al singolare richiedono lo. Quindi, per esempio, gli alberi, perché abbiamo visto come nomi che cominciano per vocale richiedono lo, al plurale quindi gli. Stessa cosa per gli zuccheri, gli sport, gli psicologi e così via. Fin qui non era difficile, vero? Vediamo adesso gli articoli indeterminativi. Quando li usiamo? Per riferirsi al contrario a cose o persone indeterminate, cioè non note, non menzionate in precedenza. Al femminile singolare, anche qui, ce n'è solo uno. Una casa, una strada, una rosa. Anche qui vale la regola della vocale, però. Se la parola comincia per vocale, allora l'articolo dovrà perdere l'ultima lettera, appunto la vocale, e al suo posto ci sarà l'apostrofo. Quindi un'isola, non una isola. E al maschile cosa succede? Anche qui due possibilità. Uno. Un lo usiamo di solito nelle stesse condizioni in cui usiamo il, un cane, un quadro, un ristorante, ma fate attenzione, c'è una eccezione. Usiamo un anche davanti a nomi che cominciano con una vocale, senza apostrofo, perché stiamo parlando di un, cioè un articolo che non ha un'altra vocale, insomma, ha solo consonante alla fine, n. Quindi non abbiamo bisogno di mettere l'apostrofo. Per quanto riguarda invece uno, lo usiamo in tutte le altre condizioni appunto già previste da lo, quindi per esempio uno yogurt, uno sport, uno gnomo, uno pneumatico, uno psicologo, però anche se c'è una vocale più un'altra vocale useremo uno, quindi la regola di un vale soltanto se c'è una vocale, come in albero. Adesso ragazzi dovete sapere che, ecco qui, gli articoli indeterminativi non hanno il plurale. E come facciamo se vogliamo esprimere una quantità indeterminata al plurale? Dovremo ricorrere a una terza categoria di articoli, il plurale ovviamente, degli articoli partitivi. Quando usiamo gli articoli partitivi, come vedete qui in alto, usiamo i partitivi per esprimere una quantità indeterminata che è in un certo senso la parte di un tutto, quindi di solito davanti a nomi non numerabili e indicano al singolare un po' di, mentre al plurale alcuni o alcune. Quindi quantità indeterminata usiamo partitivi se il nome, appunto al singolare, è uncountable e al plurale per esprimere alcuni o alcune ricorreremo ai partitivi, quindi partitivi appunto plurali che usiamo anche come plurale mancante degli articoli indeterminativi. È chiaro? Allora, vediamo un po'. Articolo partitivo femminile singolare, quindi abbiamo detto per indicare un po' di, con nomi non numerabili, della pasta. Non potrete dire una pasta, due paste, no. Quindi necessita di partitivo femminile singolare della pasta. Stessa cosa per della marmellata e via dicendo. Cosa succede al plurale? Sì, al maschile, anche qui vale sempre la regola della doppia possibilità. Useremo del, useremo dello negli stessi casi di il e lo, del pane, del formaggio, perché non potremo dire due formaggi, e quindi dello zucchero e dello stufato, sempre per lo stesso motivo, perché dobbiamo esprimere un po' di per nomi uncountable, quindi non numerabili. Al plurale, ecco qui, usato come plurale degli articoli indeterminativi. Femminile, delle, quindi delle case, delle strade, delle rose, delle isole, senza che la vocale, come vedete, cada, no, delle isole. Al maschile, dei come partitivo di un, quindi nei casi in cui si utilizza un. Al plurale useremo dei cani, dei quadri, dei ristoranti.
Quando invece usiamo uno al singolare, per indicare una quantità indeterminata, ma al plurale, dovremo utilizzare degli alberi, degli sport e via dicendo. Ragazzi, mi dispiace, ma non è finita qui. Ci sono anche degli usi particolari degli articoli. Vediamoli un po'. Allora, dovete tener presente che non vanno mai messi davanti a nomi o cognomi propri di persona. Non dovremo dire la Maria, diciamo Maria. Non dovremo dire il Rossi, dovremo dire Rossi. Tranne se tali nomi propri sono preceduti da un nome invece comune, quindi per esempio il signor Rossi, allora useremo l'articolo, oppure come qui nell'esempio lo scultore Michelangelo. Poi vanno però messi davanti al cognome se ci si sta riferendo ad una intera famiglia. I Rossi, i Bruno, per indicare tutta la famiglia Rossi, tutta la famiglia Bruno, o davanti al cognome di una donna di cui non si trova il nome proprio. Quindi la Curie, per riferirsi appunto a, in questo caso, Marie Curie, ma se diciamo Marie Curie, quindi con il nome, no, niente articolo. Col cognome invece avremo bisogno di metterlo. Qual è un altro caso particolare per l'utilizzo degli articoli? Essi non vanno messi davanti a nomi di membri di famiglia se questi sono preceduti da un aggettivo possessivo. Ma c'è un'eccezione, cioè per loro. Allora, vi spiego un po'. Membri di famiglia, madre, cugino. Se questi sono preceduti da un aggettivo possessivo, mia, qui, tuo, allora non potremo utilizzare gli articoli davanti, ad eccezione però di loro. Questo è praticamente l'aggettivo possessivo di terza persona plurale e in quel caso avremo bisogno dell'articolo anche per un membro di famiglia, il loro fratello. Se però i nomi di famiglia sono al plurale, allora avremo bisogno di mettere l'articolo anche se c'è l'aggettivo possessivo, i miei zii. Inoltre, se il nome di famiglia è però preceduto da un aggettivo, in questo caso l'aggettivo va ad azzerare tutto e quindi l'articolo ritorna, il mio caro padre. Ancora, parlando invece di nomi geografici, monti, fiumi, laghi, mari, oceani, continenti, stati, regioni, avremo sempre l'articolo, il Po, il Pacifico, l'Asia, la Francia, la Sicilia e via dicendo. Infine, ragazzi, non vanno messi davanti a nomi di città, quindi nomi geografici, tutti questi qui sì, ma davanti a nomi di città mai, Firenze, Venezia, senza articolo. Invece, per quanto riguarda i nomi stranieri, di solito si sceglie l'articolo sulla base della pronuncia, cioè si seguono le regole che sono valide per i nomi italiani. Quindi show in realtà sarebbe S più consonante nella pronuncia, quindi useremo lo. Stessa cosa per il jazz e via dicendo. Poi dovrete ricordare anche che la H in italiano è muta, quindi l'articolo si apostrofa perché per noi è ovviamente una vocale, la lettera con cui cominciano queste parole, quindi diremo l'hotel, l'hamburger, necessariamente con l'apostrofo. Tutto chiaro, ragazzi? Allora, la nostra lezione finisce qui, ma se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e sottoscrivete al canale e continuate a seguirci su YouTube, ma anche su Facebook, Instagram e Twitter. Per le spiegazioni complete e gli esercizi andate su www.lerniamo.com e se volete chiederci informazioni o darci una richiesta di video, per esempio, potete mandarci una mail a info@lerniamo.com. And if you think your Italian isn't so good, you can of course send us an email even in English, don't worry. Spero di risentirvi presto. Alla prossima. Ciao!